Ciao a tutti, benvenuti, a tutti coloro che sono già collegati a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero e dell'ufologia, naturalmente all'ora del mistero, con il sottoscritto e le informazioni, le novità e tutto quello che c'è di importante da sapere in questo momento. Naturalmente oggi, come si evince dalla locandina, in qualche modo uno dei protagonisti, se non il protagonista indiscusso, è il neoeletto presidente Donald Trump e quindi, gran parte della scena di oggi sarà in qualche modo incentrata sulle novità che ha portato, non solo nel campo del fenomeno degli UFO, in senso di disclosure, UAP, i droni e tutto quello che ci vogliamo mettere ci mettiamo, affronteremo tutti questi argomenti uno alla volta naturalmente, ma tutto un insieme di cose importanti, alcune delle quali sono state già in qualche modo messe nero su bianco le firme per, portare avanti una serie di leggi, una serie di emendamenti, eccetera, che ci proiettano verso quella che lui definisce l'età dell'oro. Ma sarà vero, non sarà vero? Cercheremo di capire anche questa cosa, affronteremo anche la questione legata all'esplorazione spaziale, alla conquista di Marte, il nuovo progetto Stargate varato e la censura e la messa nuovamente in onda del social TikTok e cosa questo c'entra e cosa comporta nella questione dei droni del New Jersey, eccetera. Quindi quali sono le novità al riguardo, fino ad arrivare a parlare anche di alcuni aspetti forse simbolici, esoterici, occultistici della cerimonia di, insediamento del presidente, nonché, di alcuni misteri correlati, e ci sarà anche una chicca legata al figlio di Donald Trump, o meglio una storia che sta circolando che è veramente interessante. Quando l'ho ascoltata, l'ho vista, eccetera, mi ha colpito molto, ho preso appunti, ho deciso di fare una verifica e una volta fatta questa verifica ho deciso stasera, poi verso la conclusione della puntata, di raccontarvi questa storia. Naturalmente il tutto di interesse per tutti, dato che stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti e quindi di colui che si appresta in qualche modo a ridefinire, rimodellare un po' tutto a livello, globale, a livello geopolitico, eccetera. Quindi partiamo da, intanto, giusto per una delucidazione su quello che è il lavoro che ha svolto già nei primi giorni di presidenza. Basta vedere che il primo giorno ha rimosso gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello che noi chiamiamo come l'OMS, con un ordine esecutivo perentorio che è praticamente una garanzia che l'America sarà al sicuro da qualsiasi cosa sia una prossima pandemia. La tirannia medica, così come viene definita in molti ambienti da parte di un governo globale fuori controllo, come è avvenuto in passato, un grande attacco all'apparato globalista del nuovo ordine mondiale. E non è un caso che poi vedremo comunque, in dettaglio, ci sono alcune notizie correlate molto importanti. Ha firmato un ordine esecutivo per designare i cartelli messicani come organizzazioni terroristiche. Ciò che significa effettivamente è che ora Trump può autorizzare l'esercito ad andare a smantellare i cartelli messicani, ovviamente con l'autorizzazione del Messico, che finora è stata negata, il che porterà anche a salvare, si dice, molti bambini dal traffico sessuale, dal traffico di organi, eccetera. Sembra quindi che si stiano muovendo un po' quelle cose che tanto si erano sperate proprio contro la pedofilia, contro il traffico di organi, di persone, eccetera. Inoltre fermare l'afflusso di droghe come il fentanyl, che sta letteralmente stroncando intere aree di popolazione di alcune città statunitensi, che sono diventati dei lazzaretti all'aperto, che sono qualcosa che ricorda un po' i film sugli zombie, dove sono tutti per strada,
solo che in questo caso non si tratta di non morti, ma si tratta di persone che sono forse anche meno coscienti di un non morto. Ha chiuso il confine meridionale, questa non era una novità annunciata, ma era un dato di fatto già quando lui ha avuto il precedente mandato. Ha confermato che i raid di immigrazione su larga scala stanno arrivando in molte grandi città dove c'è il rischio di terrorismo, quindi aumenteranno i controlli e questo desta preoccupazione in molti ambienti perché c'è tantissima gente che è convinta che siamo vicini ad un'era di polizia e quindi di addirittura controllo militare delle città statunitensi. Ovviamente a loro, agli americani, interessa questo. Annuncio che avrebbe messo una pausa per 90 giorni a tutti gli aiuti esteri in attesa di una revisione e lo ha fatto immediatamente togliendo qualsiasi forma di aiuti, di invio di armi, eccetera, all'Ucraina e togliendo tutti i finanziamenti allo Stato di Israele nella guerra contro la Palestina. E ha firmato il blocco normativo che impedisce ai burocrati governativi di emanare ulteriori regolamenti senza il suo consenso. Qualcuno lo vede come una dittatura, ma di fatto ha bloccato una burocrazia che stava allungando tempi all'infinito. Sta riportando gli standard di assunzione basati sul merito al governo federale, non basati sulle assurdità dei, come dice lui, marxisti. Ha annunciato che è stata firmata un'emergenza energetica, un'iniziativa portata avanti per iniziare la trivellazione in Alaska, dove ci sono la maggior parte delle risorse più importanti, strategiche statunitensi, rinominato il Golfo del Messico come Golfo d'America, ha terminato l'obbligo e gli obiettivi dei veicoli elettrici, una cosa che ha portato immediatamente il Parlamento europeo a reagire. Finalmente molti parlamentari stanno cominciando a parlare, a prendere esempio e si stanno schierando contro queste leggi assurde, ma ovviamente non mi interessa entrare negli argomenti di legge. Ha letteralmente distrutto 78 decreti dell'era Biden, ha creato il Dipartimento per l'efficienza del governo, ha firmato un ordine che impone ai dipendenti federali di tornare immediatamente al lavoro di persona con lo stipendio attivo, che ultimamente non pigliavano lo stipendio. Si è ritirato dal Trattato di Parigi sul clima perché sostiene che non serve assolutamente a nulla. Ha ordinato di fermare la censura governativa, quindi ha riaperto i social, tra cui anche TikTok. Ha ordinato a tutte le agenzie di ricerca soluzioni per la crisi del costo della vita per diminuire anche le tasse, ha concesso 1500 condoni con mutazioni per prigionieri politici e altri, quindi si è schierato contro chi è per la soppressione delle ideologie politiche avversarie e ha fatto una serie di storiche azioni esecutive, tutte nel primo giorno. Tra l'altro circa una trentina di queste sono state firmate davanti al pubblico all'interno del luogo dove si trovava per la conferenza. Un fatto storico, come se avesse voluto l'intero popolo americano a testimoniare quello che lui ha fatto. Poi ha continuato a firmare una serie di emendamenti anche allo studio Vale. E qui, diciamo, si entra nella situazione che ci interessa di più. Infatti, tra diciamo gli emendamenti che sono stati firmati, ce n'è uno che riguarda, per esempio, la questione di Marte, anche se diciamo gran parte è stato discusso pubblicamente già nel discorso inaugurale, eccetera. E qui entra in gioco naturalmente la figura di Elon Musk, una figura assolutamente ambigua, che per molti è quasi un salvatore, per altri addirittura è l'anticristo, una figura che sostanzialmente è enigmatica, per qualcuno si è fatto totalmente da solo, per altri è stato appoggiato dalla massoneria deviata, dalle società segrete, eccetera, da finanziamenti quindi occulti. Sta di fatto che indipendentemente da come è nato, come si è creato, come è arrivato a creare il suo impero, oggi è il principale concorrente verso la gara al dominio spaziale e il principale concorrente
alla fondazione di colonie, addirittura si parla di colonie statunitensi e non umane, sulla superficie di Marte. Abbiamo visto tutti l'esultazione di Elon Musk, lì già ci sono state le prime critiche per la questione del presunto saluto romano con la battuta di petto, e qui c'è da fare la prima precisazione e sfatare il primo mito. Innanzitutto non esiste nessuna prova tecnica, e questo lo dicono gli storici, che i romani abbiano mai salutato col saluto fascista o nazifascista. Al contrario, sembra che quel saluto sia stato inventato dai fascisti italiani e poi sia stato ricopiato dai nazisti tedeschi, e quindi da tutti i fascismi a livello internazionale, semplicemente per via di una cattiva interpretazione del vero saluto di benedizione romano, che non c'entra assolutamente nulla, che gli imperatori facevano quando passavano in mezzo al popolo, semplicemente salutando con la mano così, esattamente come fanno molti politici del mondo anche in questo periodo, ed era una forma di benedizione. Questo per colpa degli artisti che nel tempo hanno idealizzato i saluti romani fino a farli diventare un qualcosa di differente, che poi ha preso la sua forma reale nei fascismi. Quindi non è un saluto fascista quello che ha fatto Elon Musk, è una battuta di petto con un saluto a dire benedico, grazie ai miei sentimenti, a tutti voi, per quello che ho ricevuto. Un normalissimo saluto che viene fatto costantemente da quasi tutti i politici americani che ricoprono cariche importanti e hanno ottenuto un ruolo importante. Sfatato questo mito, però, la figura di Elon Musk, proprio per la sua ambiguità, in questo momento è sotto il mirino, perché comunque lui fa parte di movimenti quasi neonazisti di estrema destra, eccetera, e quindi comunque, anche se quello non era un saluto romano, siamo davanti ad una persona che ha una ideologia ben precisa di estrema destra. E siccome non mi interessa, ribadisco, ma ogni tanto devo andare a picchiettare un po' qua, un po' là, e entrare in questioni della politica, faccio un passo indietro e torniamo al giorno dell'insediamento di Donald Trump. Un giorno in cui ci sono stati ovviamente tantissimi festeggiamenti, un giorno in cui una cosa più di ogni altra è saltata sotto gli occhi di tutti i complottisti, non quelli che però vedono al di là e cercano di avere delle risposte, ma i complottari, cioè coloro che vedono complotti dovunque, non cercano le risposte e sparano stupidaggini a bruciapelo. Questa è una differenza che va fatta in partenza ed è importante. La questione riguarda proprio l'attimo del giuramento di Donald Trump, momento in cui non ha poggiato la sua mano sulla Bibbia. Ecco, qualcuno mi ha mandato una maledizione e la voce si sta tirando. Ora qualcuno mi criticherà perché sto parlando con la caramella in bocca, perché c'è sempre qualcosa da criticare in quello che faccio, se bevo perché bevo, se ho gli occhiali da sole perché ho gli occhiali da sole. Scusate questa parentesi, ma è veramente così. Perché non ha poggiato la mano sulla Bibbia? Ci sono dei precedenti? Che cosa significa? Grazie Davide per il sostegno al canale. Allora, sì, ci sono precedenti nei precedenti giuramenti di altri presidenti, tra cui quello di John Fitzgerald Kennedy, che non poggiò mai la mano sulla Bibbia. Ma attenzione, punto 1, nelle leggi americane sull'insediamento del presidente degli Stati Uniti non esiste alcun obbligo che un presidente debba giurare sulla Bibbia o in qualunque altra religione. È libero di decidere se poggiare o no la mano.
Detto questo, però, sembra che abbia anche un significato simbolico, cioè significherebbe che lui non accetta sostanzialmente il, diciamo, la sottomissione a gruppo semitico che comanda gli Stati Uniti. È una forma di, quindi, ribellione e opposizione. E infatti uno degli emendamenti che ha firmato per primo è proprio quello in cui ha tolto i finanziamenti a Israele. Quindi sembra che questo sia stato chiarito. Un'altra questione è quella della cravatta. Per chi conosce gli ambienti occulti, esoterici, eccetera, a livello dei presidenti degli Stati Uniti, del loro personale, delle loro manifestazioni pubbliche, si sa che cravatta rossa e cravatta blu, esattamente come nel film di Matrix, hanno un significato preciso e sono in opposizione. Cioè uno rappresenta l'appartenenza a un'ideologia più democratica e l'altro un'appartenenza ad un'ideologia più repubblicana. La cravatta rossa ai repubblicani, la cravatta blu ai democratici. Però è anche vero che queste due cose assumono anche un altro significato se vengono tirate in ballo tutta una serie di altre cose. Cioè la cravatta blu sarebbe, diciamo, al servizio del nuovo ordine mondiale degli Illuminati, la cravatta rossa sarebbe un po' in contrapposizione. Quindi sono partite immediatamente le critiche incredibili per il fatto che Donald Trump avesse la cravatta apparentemente viola, cioè che fosse sceso a compromessi con la controparte, eccetera. In realtà, in realtà sembra che Donald Trump non gliene fregasse assolutamente nulla dell'etichetta del colore della cravatta e abbia fatto un "dispetto" tra virgolette a tutti coloro che invece si aspettavano che lui indossasse un determinato colore. Quindi, chiusa anche quest'altra piccola parentesi, è giusto andare a vedere un po' tutti i dettagli, parliamo del cappello di Melania Trump. È già la seconda volta durante manifestazioni importanti che Melania Trump porta un determinato tipo di cappello. Molti hanno visto in questo cappello un disco volante. Cioè c'è diciamo, notizia diffusa in certi ambienti che stia a significare che effettivamente la famiglia di Trump aprirà la disclosure e porterà all'attenzione dell'opinione pubblica la questione degli UFO, tutto perché Melania Trump avrebbe indossato un cappello a forma di disco volante. In realtà, da quello che sembra, ehm Melania Trump abbia indossato un cappello che gli coprisse gli occhi per la maggior parte della funzione, poiché non voleva far vedere la sua espressione del volto, per i fatti suoi, naturalmente. Se lo sa lei quali sono questi motivi. Altra cosa riguarda il figlio Barron Trump, che è stato presentato letteralmente, anzi ve lo faccio vedere, vi faccio vedere queste cose, è stato presentato letteralmente al mondo della politica. Allora, eccolo qua, nel momento in cui si alza e saluta e vediamo anche il cappello di Melania Trump che viene considerato un qualcosa di legato agli UFO. Si parla di era dell'oro, cioè Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti con lui entreranno nell'era dell'oro ed è accaduta una cosa stranissima, che probabilmente non è così improvvisata, cioè sono stati accesi dei riflettori gialli che hanno illuminato di color oro la Casa Bianca. Questo è un messaggio chiaro che è stato dato da Trump a tutti coloro che praticamente ancora appoggiano
il governo Biden. Ci sono tantissimi nuovi video che riguardano avvistamenti di droni, eccetera. Durante la live ve ne farò vedere alcuni, soprattutto verso la fine. C'è anche un documentario che è un brevissimo, naturalmente sono 2 minuti e mezzo estratti che vi farò vedere, e altre cose importanti sulla questione UFO droni che vedremo tra qualche momento. Qua abbiamo le 2 immagini del giuramento di Trump e del giuramento di Kennedy, entrambi che non mettono la mano sulla Bibbia. Allora, adesso scusate, mi sono fatto un foglio per non trascurare nulla di quello che volevo dire. Conquista del mondo. Si sono innescate polemiche allucinanti sul fatto che lui ha dichiarato pubblicamente che userà la forza per prendersi la Groenlandia, il Canada, il Messico, Panama, eccetera, eccetera. Nulla di meno vero. Allora, lui non ha mai detto che conquisterà questi paesi, che li attaccherà. Ha parlato di uso della forza, ma in senso economico, di pressione economica, quindi embarghi, cose di questo genere, così come è normalmente nella politica degli Stati Uniti fare. Ma ha già ricevuto una serie di, diciamo, sgradevoli risposte, soprattutto dalla Danimarca. Oggi al Parlamento europeo c'è stato un parlamentare della Danimarca che proprio lo ha letteralmente mandato a quel paese. Ha detto: la Groenlandia è da 900 anni che appartiene alla Danimarca e rimane della Danimarca. Il Canada ovviamente vuole mantenere la sua indipendenza, lo stesso per il Messico. Forse l'unico che potrebbe rischiare, e con buoni motivi, è il canale di Panama, perché naturalmente ci sono interessi economici incredibili. Il canale di Panama è stato fatto dagli americani a spese americane, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti su questa questione. Spero di darvi piccoli chiarimenti prima di entrare nella parte più importante del discorso. Allora, ieri nella live abbiamo parlato del caso dei droni dal punto di vista delle ultime dichiarazioni fatte da Donald Trump, e abbiamo visto che in un'intervista in pubblico, rispondendo a un giornalista, ha dato l'incarico a il suo capo gabinetto di interessarsi di avere tutte le informazioni possibili del caso sulla questione droni in New Jersey, per far sì che l'investigazione dia i suoi frutti e Trump quindi abbia del materiale da poter dare al pubblico. Ora, da lì si sono innescate una marea di polemiche, perché tutti si sono attaccati al fatto che lui, negli ultimi giorni prima dell'insediamento, abbia detto che il giorno dopo, anzi il 21, avrebbe cercato di dare le spiegazioni al popolo americano di quello che stava succedendo, di questa situazione, azzardando anche 2 o 3 frasi, secondo me buttate lì al momento, distinto. In realtà, come ho spiegato anche in un video su TikTok, questa cosa non è fattibile. Allora, un presidente degli Stati Uniti, quando si insedia, fa settimane di briefing quasi ogni giorno, e ci sono briefing che variano da mezz'ora, 1 ora, fino ad arrivare a briefing che durano tutto il giorno. Questo significa che per ogni cosa importante lui fa un briefing differente, e l'importanza di queste cose è stabilita dallo staff secondo le esigenze del paese. Quindi le cose che vengono messe al primo posto sono l'opinione pubblica, ovviamente le catastrofi naturali e le guerre, cose che colpiscono direttamente gli Stati Uniti, quindi per esempio l'incendio di Los Angeles, le guerre in cui possono essere coinvolte la sicurezza nazionale, quindi l'Ucraina, la Palestina, la questione con la Russia per via dell'Ucraina, la questione di Taiwan con la Cina,
eccetera, eccetera, le questioni economiche interne, i narcotrafficanti, il terrorismo, tutto quanto. Dopo arrivano le altre cose. E infatti nei giorni, man mano stiamo andando avanti, gli interessi stanno passando ad altre situazioni, che una per uno vengono chiarite. Quindi ci vorrà tempo, perché chi di dovere dovrà informarsi, trarre le proprie conclusioni, fare il briefing al presidente Trump, informarlo e decidere quella che sarà la linea guida per poter portare al grande pubblico o per step, prima per esempio al Senato, al Congresso, eccetera, prima di arrivare al grande pubblico, quella che è la situazione attuale. Prima non può essere fatto, perché devono valutare i rischi, devono valutare il come, il dove, il quando, la modalità, le parole da dire, quali cose possono essere dette e quali no. Quindi dobbiamo capire che non è che perché è il presidente degli Stati Uniti si mette dietro quella scrivania, dice quello che vuole, fa quello che vuole, no, non è così. Ci sono dei protocolli, ci sono delle situazioni, i briefing vanno fatti da personale qualificato, specializzato, che si occupa esclusivamente di quelle cose. Quindi, entrati in questa logica, cominciamo allora a capire quelli che sono i meccanismi esterni. Ovviamente la stessa cosa vale anche per la questione di Marte, la stessa cosa vale per il progetto Stargate. Ora, a proposito di progetto Stargate, per gentile concessione, se non sbaglio il video, perché la copertina praticamente me la dà quasi uguale, ma posso rimediare eventualmente subito, per gentile concessione di UFO Alien Channel, dell'amico UFO Alien Channel, vi faccio vedere direttamente un video tradotto in italiano, sottotitolato in italiano, dove è possibile sentire cos'è il progetto Stargate nel momento stesso in cui lui lo ha, diciamo, avviato. You think he knows by now what these drones are? Ecco, avevo due possibilità e ho sbagliato. Allora, vediamo se... Aspettate un secondo. Andiamo così. Il Presidente annuncia il colossale progetto Stargate. Eccolo qua. We have first full day as president. We're back. And we had a great first term, but we're going to have an even better second term. And I think we're going to do things that people would be shocked at. We're starting off with tremendous investment coming into our country at levels that nobody's really ever seen before. And they're very happy with the fact that I won the race and that they feel confident in their investments. And it's big money and high quality people. So my first day back from having a nice life, it's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. As you know, there's great competition for AI and other things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi-san, and CEO of OpenAI, and I would say the by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent and money. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very
very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential under a new president. Let me be a new president. I didn't say it, they did. So I appreciate that, fellas. But it'll ensure the future of technology. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. We want it to be in this country, and we're making it available. I'm going to help a lot through emergency declarations because we have an emergency. We have to get this stuff built. So they have to produce a lot of electricity, and we'll make it possible for them to get that production done very easily at their own plants if they want, where they'll build at the plant, the AI plant, they'll build energy generation, and that will be incredible. But it's technology and artificial intelligence, all made in the USA. Beginning immediately, Stargate will be building the physical and virtual infrastructure to power the next generation of advancements in AI, and this will include the construction of colossal data centers, very, very massive structures. I was in the real estate business. These buildings, these are big, beautiful buildings, are going to employ a lot of people. And physical campuses and locations currently being scouted nationwide. They're making their choices of locations. I think they have their choice. I'd like to ask Larry, Sam, and Masa to say a few words and just talk about a little bit about what they're doing. And if you have any questions, and then we'll go into a couple of other subjects also. But this is, to me, a very big thing, $500 billion Stargate project. I think it's going to be something that's very special. It'll lead to something that could be the biggest of all. Allora, vabbè, qui ci sono alcune cose del progetto, a noi non interessano. Allora, vediamo se abbiamo capito bene. Punto 1. Stargate è un progetto che vale 500 miliardi di dollari, di cui 300 miliardi di dollari sono già stati investiti come 3 azionisti che vengono citati, sono 3 scienziati che dirigono 3 importanti istituti di ricerca statunitensi e a cui faranno seguito altri 200 miliardi di dollari di investimenti. Inizialmente questo darà 100.000 posti di lavoro sostanzialmente fissi, più tutti i posti di lavoro che nell'arco del tempo serviranno non solo allo svolgimento delle attività scientifiche, ma alla costruzione di una serie di strutture. E qui viene il bello. Si parla di strutture tecnico-scientifiche all'avanguardia per produrre energia, quindi non sappiamo di che energia stiamo parlando, perché qui non stiamo parlando di normali centrali, qui non stiamo parlando di centrali nucleari, qui stiamo parlando di nuove strutture che produrranno energia. Quindi questo è un primo punto importante perché dovremmo cercare di capire che tipo di energia. Lo scopo principale, ma non unico, dello sviluppo tecnologico del progetto Stargate sarà quello di creare le più avanzate intelligenze artificiali del mondo e di mantenere sul suolo degli Stati Uniti, per una questione di concorrenza, tutta la produzione, quindi dalla A alla Z, di queste tecnologie, che purtroppo per molte questioni sono state dirottate nell'arco del tempo da molti paesi occidentali, per esempio in Cina, Taiwan, in Corea e via discorrendo, per abbassare i costi di produzione, ma a discapito di posti di lavoro e quant'altro. Quindi questa è una politica chiaramente conservatrice, favorevole al popolo americano, ma soprattutto che va a cercare di riportare gli Stati Uniti d'America come potenza principale nello sviluppo tecnologico, in un momento in cui questo primato è stato perso, poiché il gap tecnologico adesso che c'era di 20 anni
con la Cina è stato rovesciato, cioè gli Stati Uniti si trovano 20 anni, 30 anni indietro rispetto alla Cina per moltissime tecnologie. Quindi siamo davanti ad una scelta importante che ce ne farà vedere di cotte e di crude, perché vi ricordate che abbiamo parlato di Kona Blu, abbiamo parlato di Immaculate Constellation, 2 programmi segreti di retroingegneria dove spesso al centro veniva messa proprio l'intelligenza artificiale come una risorsa che probabilmente è una delle prime tecnologie retroingegnerizzate da velivoli extraterrestri. Quindi forse il progetto Stargate servirà a mettere in pratica queste ricerche di retroingegneria, ovviamente questa è un'ipotesi, e ci permetterà di vedere nel futuro uno sviluppo di tecnologie extraterrestri industrializzate come tecnologie naturalmente terrestri. Perché questa cosa è molto importante? Perché quando si parla di sviluppo di intelligenza artificiale, al di là ora di quelle che possono essere le complicazioni, il cattivo uso, lo sviluppo incontrollato, eccetera, siamo davanti a qualcosa che può far evolvere con una velocità di 4-10 volte maggiore rispetto a quella attuale, con i soli sforzi umani, lo sviluppo tecnologico pressoché in tutti i campi e utilizzando la robotica diminuire del 90-99% i rischi per la salute degli esseri umani. È uno dei campi in cui si spera che queste applicazioni possano avere maggior sviluppo è proprio in quello medico-sanitario. E questa non è sicuramente una cosa da sottovalutare, non è una cosa da poco. Ma andiamo a un altro video. Allora, no, questo non è un video, quindi vi devo fare vedere una cosa che di conseguenza allora ok. Allora, non appena Trump è salito, c'è stato questo discorso della von der Leyen. Non vi preoccupate che è breve. Allora, questo discorso è stato fatto al World Economic Forum. In pratica, lei che non è stata invitata da Trump, ha sostenuto che adesso che c'è Trump, in pratica, tutti gli sforzi di questi ultimi 25 anni della classe dirigente europea di creare una iniziativa di finanza europea e tutto in pratica quello che è l'obiettivo principale dell'Agenda 2030 è saltato, almeno per quanto riguarda la componente degli Stati Uniti. E si trovano in difficoltà e adesso parlano di dover agire, di dover fare le cose senza l'aiuto e il sostegno degli Stati Uniti. Ma cosa è successo nel frattempo? È successo che a Bruxelles è scoppiato lo scandalo delle mazzette e hanno scoperto che tutti i pezzi grossi della comunità europea hanno preso soldi e per questo hanno finanziato il green. Quindi c'è una situazione che potrebbe portare la classe dirigente politica europea al collasso. Nel frattempo, Trump cosa ha fatto? Una delle prime cose, ho detto, ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'OMS e ha aperto un'inchiesta su Fauci, che durante il governo Trump era il responsabile dell'OMS, della sanità statunitense, della vaccinazione di massa
eccetera. Ebbene, Putin, ora che c'è Trump, ha chiesto l'estradizione per incriminarlo per crimini contro l'umanità. E questa è una notizia interessante che qui da noi non è completamente arrivata. Un'altra cosa importante, allora, gli Stati Uniti hanno bloccato in modo massiccio tutte le spedizioni di armi e soldi praticamente all'Ucraina e praticamente hanno aperto il dialogo sia con Kiev che con Mosca. C'era un'altra cosa, ok, sì, questo. Un'altra cosa che ha fatto subito Trump è abolire l'obbligo vaccinale federale e ristabilire la libertà di scelta dei cittadini e naturalmente dare l'incarico a Kennedy di sistemare il mondo della sanità. Un'altra cosa che ha fatto di importante, e questa si collega anche alla questione dei droni e del fenomeno UFO in particolar modo New York City e New Jersey, riguarda il licenziamento del comandante della Guardia Costiera statunitense. In pratica ha cominciato a togliere tutte quelle persone che ritiene essere non solo poco affidabili, ma addirittura che avrebbero fatto dei danni al paese. Tra di queste c'è il capo della Guardia Costiera. Perché il capo della Guardia Costiera è stato addirittura accusato di aver permesso ai nemici dello Stato di entrare sul territorio americano? Prima di tutti perché evidentemente c'è stato un problema di narcotrafficanti, appunto, quindi di entrate di clandestini, eccetera, anche attraverso il mare. Ma il riferimento, con molta probabilità, non vi posso dare certezze, potrebbe essere indice di un legame proprio con la faccenda dei droni, che se vi ricordate, in gran parte, parliamo però dei droni e non in specifico di tutto il fenomeno, verrebbero dal mare. Quindi la Guardia Costiera avrebbe proprio il ruolo del controllo del mare che sarebbe venuto meno. E addirittura, se ve lo ricordate, per chi è stato presente nelle scorse live, magari qualche settimana più indietro, abbiamo letto delle notizie dove si parlava addirittura di motovedette e navi della Guardia Costiera inseguite dagli UFO in mare o inseguite da gruppi di droni sconosciuti che non riuscivano in nessun modo a seminare o ad abbattere. Quindi questo è indice che probabilmente Donald Trump già qualcosa sappia riguardo a questa questione, ma sta aspettando appunto di avere la visione globale per poterne parlare pubblicamente, come ho detto prima, nella modalità più corretta. Ovviamente però allo stesso tempo siamo davanti ad una situazione in cui deve prendere dei provvedimenti drastici contro quelle persone che secondo lui devono essere rimosse e devono lasciare la carica a qualcuno che naturalmente fa un lavoro migliore. Un'altra cosa importante che riguarda, che è stata presa come un affronto all'Europa, una minaccia per la sicurezza dell'Europa, bla bla bla, Donald Trump ha chiarito che la NATO oggi non ha più senso e che se vuole sopravvivere i paesi europei devono mettere mani al portafoglio e sborsare almeno il 5% l'uno di spese per mantenere l'esercito della NATO. Altrimenti se ne uscirà dalla NATO, quindi la NATO non sarà più composta dagli Stati Uniti più gli altri membri, ma solo dai membri dell'Unione Europea in pratica. E questa è una cosa che in realtà già aveva detto 4-5 anni fa, che mi sembra nella norma, perché l'Europa ha non so quanti miliardi di dollari di debito, e parliamo di migliaia e migliaia di miliardi di dollari di debito nei confronti degli Stati Uniti per le spese di mantenimento, le spese militari, eccetera. E detto questo, quindi cominciamo a entrare di più
nella questione, vi devo fare vedere, vediamo se stavolta è quello giusto, sì stavolta è quello giusto, il video ci sarà un richiamo ad un personaggio che personalmente io non conoscevo, che ha a che fare con la questione proprio della disclosure, nel contesto del governo Trump, e che, il nostro caro amico Franco, alias Lotto Totale, ha citato, durante una live passata con l'amico Massimo Girami, che vediamo se stavolta, perché non lo sono scritto, dove l'ho scritto? Mark von Rennenkampf, un personaggio che in un video che vi farò vedere tra qualche istante racconta in televisione quello che potrebbe essere il tempo, insomma lo scenario, quelle che sono le sue interpretazioni in qualità di ex funzionario del governo, riguardo proprio alla possibilità che Trump dia il via libera a spiegare quello che sta accadendo con questi droni e tutto il resto. Well, good morning, Marky, and thanks for having me back on. And my hunch is the answer is no. For those of us who have been following this drone, quote unquote, drone story closely, we've seen multiple incursions over the last 5 years now over very sensitive sites that have left the US government, despite all of its advanced sensors and detection capabilities, utterly clueless. So we're dealing with what I consider a pretty extraordinary mystery wrapped in a national security crisis. And I'll just quickly highlight a couple of the kind of the better known examples. Yeah. The Wall Street Journal reported that just about a year ago, for 17 nights, drones, I call them UFOs for very specific reason. These objects, 17 nights in a row, hovered and flew over Langley Air Force Base, which is a very important air defense facility that houses F-22s, which are among the most advanced fighter jets in the world. The incursions were so brutally continuous that they had to move fighter jets out of the base to another facility. They had to task a special NASA aircraft equipped with some really advanced cameras to get a look at these things. And by all accounts, they got no data on these objects. Congress is furious. They're shocked. Those are direct quotes from key members of Congress. We have no idea what these objects are. And I'll just quickly add, there was another series of incidents just a few months ago over key U.S. bases, 4 bases in the U.K. These are U.S. military bases, one of which is supposed to allegedly host nuclear weapons shortly. And the same thing occurred. Over several nights, brightly lit objects flew in formation, as many as a dozen at a time, and they resisted all counter-drone. Despite the deployment of some very advanced counter-drone technology, they resisted all of those attempts to take those objects down. Let me ask you, Marky, who flies dozens of objects over sensitive sites that have bright flashing lights on them? That's the million-dollar question. I'm like, it's the craziest thing, Mark, that you have I mean, to your point, UFOs, we keep saying drones over Jersey. We don't actually know what these things are. It's the craziest thing in the world to me that we haven't gotten data or brought a single one of them down. I mean, how do you even begin to explain that for people at home who are wondering, who see these things still flying over their homes? It's baffling. It's utterly baffling. The problem is, since there are no good answers, the story just goes away after a while. And look, let me be clear. A lot of the footage that individuals recorded in specifically New Jersey, I can say with high confidence, those were in fact misidentified jet aircraft, just normal airliners flying into Newark. But there's no question that there have been very, very well documented incidents over very sensitive facilities. But again, when the government has no answers, these things just quietly go away, and they have been going away for 70, 80 years. Yeah. I only have a few seconds left. My producers are going to be mad at me, but I have to ask you this before I let you go. These things are flying over Bedminster, too. He has a bias for declassification. You have confidence that we'll get to the bottom of this at some point in his second term?
You know, I was very disappointed with the Biden administration. They were just phoning it in. Frankly, they were gaslighting people at the very end of the administration, saying, "Oh, this is perfectly normal." Was kind of the gist of what specifically White House spokesman John Kirby was saying. My hope is that with the individuals that are going into the Trump administration who have all expressed a very clear desire to be more open about UAP, UFOs, and these drone incidents, it's certainly going to be better from that perspective than the Biden administration. We'll wait and see. All right, I got to end it there. But Mark von Rennenkamp, thank you so much as always. See you again soon. Allora, cosa abbiamo da intuire e capire in questo contesto? Allora, un personaggio del mondo della politica che ha lavorato all'interno del governo, che sostiene di essere stato profondamente deluso dal governo Biden e che sostanzialmente ha mentito al popolo statunitense, dice che il Congresso è infuriato perché il governo non dà risposte, ma che il governo realmente non ha risposte. Allora, facciamo un attimo cerchio intorno a questa questione. Finora abbiamo pensato che il governo americano sia perfettamente a conoscenza di quello che sta succedendo, sappia di chi sono i droni e ovviamente a chi appartengono i plasmoidi, gli orbs, eccetera. Ma voglio fare l'avvocato del diavolo. Mettiamo caso che in realtà non sanno veramente di cosa si tratta. Analizziamo quello che è stato detto in questo video. Da 5 anni, ma ci sono altre fonti che parlano addirittura di 10-13 anni, le postazioni militari, le basi, eccetera, statunitensi sul territorio americano e anche alcune in territorio straniero sono oggetto di incursione da parte di droni sconosciuti. Questi droni non è stato possibile riconoscerli in nessun modo, con nessuna apparecchiatura, con nessuna attrezzatura. Non rispondono a trasmissioni radio, non rispondono a segnali di nessun tipo, spariscono improvvisamente dai radar, appaiono dal nulla, spesso dal mare, spariscono spesso nel mare, volano ad altezze impossibili per i droni e fanno manovre altamente impossibili per i droni, riescono a stare in volo per anche 6-10 ore, mentre un drone normale con batterie, nella migliore delle ipotesi, con accorgimenti, eccetera, eccetera, possono arrivare forse a 1, 2 barra 2 ore, ma in genere 20-40 minuti. Hanno provato ad abbatterli in tutti i modi. In tutti i modi significa che probabilmente hanno provato anche ad abbatterli con le armi convenzionali, ma di certo sono stati utilizzati tutti i più innovativi sistemi di armamento antidrone e non hanno avuto nessun effetto. Ma la cosa più sconcertante non è questa, ma una cosa che è stata riconosciuta dal popolo americano, ed in effetti di questo abbiamo una valutazione fatta da tutti i testimoni che parlano nei social dagli Stati Uniti, di aver visto come questi droni a volte cambiano completamente forma mentre sono sopra i loro occhi, sopra la loro testa, sopra le loro case. E alcuni, anzi moltissime persone, moltissimi testimoni, sostengono di aver visto trasformare droni in sfere di plasma, orb, come li chiamano negli Stati Uniti, e orb in droni. E li hanno visti proprio mutare fisicamente la forma, financo a slanciarsi, a cominciare ad apparire le luci e cominciare a lampeggiare come se fosse un aereo di linea. Naturalmente questo può sembrare impossibile, ma mi riporta all'esperienza di Ashley Sherbo che abbiamo visto qui come ospite sul canale, che in qualche modo ha testimoniato di aver visto una sorta di robot molto particolare
composto probabilmente da nanomacchine, nanotecnologia, scomporsi in piccolissimi cubi in pochi istanti, illuminarsi fino a formare un orbs e a cercare di comunicare con lei, e poi sarebbe sparito dopo che lei è andata via. Ricorda molto questa testimonianza, ma anche altre testimonianze. Facciamo finta quindi che effettivamente il governo degli Stati Uniti non stia dicendo nulla al suo popolo, perché non sa effettivamente con cosa abbiamo a che fare. In effetti sta cominciando a circolare voce nell'ambito ufologico americano, e non solo quello americano, che ci sarebbero sì dei droni americani che volano, che cercano di studiare, di interagire con i plasmoidi, con gli orb, ma che questi assumano la forma che vogliono, quindi per mimetizzarsi anche quelle dei droni americani. Ma se così fosse, siamo davanti ad una tecnologia che non è solo avanti di qualche migliaio di anni. Siamo davanti ad una tecnologia che fondamentalmente non ha limitazioni fisiche, perché ed energetiche anche, perché il fatto di poter prendere qualsiasi forma e trasformarsi in plasma apre non un orizzonte, ma orizzonti infiniti. Ed entriamo naturalmente in un campo minato con tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate, che non è il caso di affrontare così. Magari andrebbero affrontate anche con uno scienziato, con persone con determinate competenze più settoriali, più specifiche. Sempre se esistono persone che, diciamo, almeno a livello teorico, sanno parlare di questo argomento, visto che quelli che lo hanno fatto finora hanno steso documenti, alla fine si sono rimangiato praticamente pressoché tutto davanti alle minacce, eccetera. E quindi hanno vanificato persino il loro stesso lavoro. Ma allora, cosa stanno vedendo gli americani? Gli americani stanno vedendo esattamente quello che io dico dal primo giorno di questo evento. Ci sono i droni, ci sono gli orbs, le sfere di plasma e gli UFO. Tra l'altro questi ultimi sono in costantemente in tutto il mondo, oltre ai plasmoidi, e anche i droni appaiono un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia, seppur in quantità inferiore. Apro e chiudo una parentesi. Poi cercherò di mettere nei prossimi giorni, appena possibile, un piccolo video di una testimone statunitense di Los Angeles che tramite un'amica avrebbe, mettiamo tante virgolette, scoperto una cosa che riguarda una struttura militare di Los Angeles, vicino a Los Angeles. Però prima di dirlo apro e chiudo una parentesi. Nella live di ieri vi ho detto che alcuni focolari di Los Angeles sono stati spenti. Ebbene, notizia di stamattina, trapelata per puro caso, che ci sarebbero molti altri incendi divampati anche nella zona di San Diego e che TikTok sta censurando questi video per non fare vedere che ci sono questi incendi. E lo fa chi lo ha fatto dicendo e facendo vedere le immagini proprio di questi incendi di San Diego, dove vi ricordo esserci una importantissima, una delle più grandi basi statunitensi militari. E ora, quindi siamo davanti a qualcosa che addirittura viene definito diabolico, quello degli incendi di Los Angeles. E abbiamo visto nelle scorse live che ci sono stati tantissimi avvistamenti UFO fatti anche in diretta nelle televisioni, che riguardavano proprio lo scenario di Los Angeles, con sfere di plasma e oggetti fusiformi che si spostavano all'interno delle nuvole a bassa quota sopra l'incendio e via discorrendo.
E abbiamo affrontato la possibilità che queste ultime, le sfere di plasma, possono aver generato, anche se ne abbiamo parlato proprio per pochi secondi, questi incendi in quanto sviluppo di calore, di energia, eccetera, eccetera. Ma sentite questa: subito dopo l'inizio del flap di avvistamenti UFO a Los Angeles, che in tutta la California, tra l'altro, negli ultimi 4 giorni sono stati più di 100, sono arrivati i droni nelle basi militari statunitensi. Questi droni sono arrivati con degli elicotteri, sono stati sbarcati da degli elicotteri che suppongo essere dei Chinook, cioè la banana volante per intenderci, quello con 2 rotori, di cui abbiamo alcuni esemplari in dotazione anche nell'esercito e nell'aeronautica italiana. E si parla di circa 30-40 di questi droni, tutti uguali. Vedete che questa notizia è interessante perché abbiamo una testimone civile che ha accesso ad una base militare, un accesso limitato, che ha assistito allo sbarco di droni che quindi non sono stati utilizzati nei giorni precedenti, nei giorni successivi all'inizio di un flap UFO. Ovvero, inizia il flap UFO, in quella zona gli Stati Uniti spostano i loro droni per il controllo degli UFO e dei plasmoidi in quella zona, anche se con qualche giorno di ritardo, e adesso insieme ai plasmoidi, insieme agli UFO sigariformi, eccetera, in California si vedono anche i droni. Forse stiamo cominciando a delineare e capire quella che è la dinamica con cui queste manifestazioni avvengono, e quindi un'ulteriore conferma che questi droni servono a controllare un fenomeno preesistente. Questo confermerebbe da una parte che i droni sono effettivamente statunitensi e che dall'altra abbiamo un fenomeno di origine extraterrestre. E andiamo quindi al perché Donald Trump si trova con le mani legate e deve pesare ogni cosa che dice, non ha parlato subito ma deve attendere i briefing e deve capire il modo di divulgare la cosa. Perché, come abbiamo detto nelle live precedenti con Massimo Cirami, per poter arrivare ad una disclosure sul fenomeno UFO si devono fare prima degli step, tra cui indebolire fortemente il deep state e impedire praticamente che chi ha consolidato in questi 70-80 anni il potere e detiene il controllo della retroingegneria dei programmi spaziali, dei programmi di sviluppo tecnologico, eccetera, a favore invece di libertà di conoscenza che non c'è trasparenza, c'è segretezza, eccetera. Allora, è ovvio che si trova in una situazione in cui, se dovesse dire il perché e a chi appartengono i droni, il perché vengono utilizzati così da un momento all'altro, dovrebbe spiegare la presenza extraterrestre. E in questo momento non sono ancora pronti per dare l'inizio a questa disclosure. Quindi è probabile che tra la questione dei briefing, la questione dell'effettivamente comprendere quella che è la situazione, il capire il come deve essere data l'informazione, eccetera, eccetera, passeranno alcune settimane, dopodiché cercheranno di esprimersi solo e esclusivamente sul fenomeno dei droni. Quindi separeranno le due cose. Cercheranno quindi di sminuire la seconda fino al momento opportuno. Al momento opportuno poi si dedicheranno a quella questione. A tal proposito c'è un altro video interessante, adesso non mi ricordo se l'ho già scaricato, quindi aspettate un secondo per favore, vediamo se c'era questo, no, questo
Allora, devo aprire, perdonatemi un attimo, che ho dimenticato a scaricare questo. Niente, ce l'ho nel telefono, il telefono è impegnato nella live, quindi non lo posso fare. Allora, vi faccio vedere la versione. Vediamo se ci riesco da qui. Dovrebbe aprire. Siamo così. Non mi vuole ubbidire oggi. Ecco qua. Mettiamolo così. Allora. A proposito di disclosure, è uscito questo trailer di un documentario che si chiama Age of Disclosure, ovvero l'età della disclosure. È un documentario di Dan Farah con 34 funzionari di Stato governativi americani che in segreto, insieme a questo regista, hanno girato il più importante in assoluto documentario sulla disclosure, sulla retroingegneria, sul fenomeno UFO, sugli alieni, eccetera, e lo hanno direttamente catapultato con il trailer senza diciamo mezzi termini nei social. Quindi questo che è una versione breve di 40 secondi. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I've worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. The one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this. Allora, c'è una versione anche di 2 minuti e 40 completa, che è quella che vi volevo fare vedere, ma purtroppo dovendomi organizzare all'ultimo momento non sono riuscito a scaricare, e c'è anche la versione tradotta in italiano, ma cercherò di caricarla in questi giorni per farvi capire meglio. In buona sostanza, comunque, abbiamo detto 34, non più 2 o 3 funzionari e scienziati che hanno lavorato per il governo, e alcuni di questi hanno lavorato direttamente sugli UFO per fare la retroingegneria. Finalmente hanno deciso di parlare, hanno partecipato a questo documentario che fra poco verrà divulgato e potrebbe essere finalmente lo slancio definitivo alla disclosure. Potrebbe essere quell'azione che ci voleva per smuovere completamente le acque, sbloccare il governo e far rilasciare le informazioni seriamente. Per andare verso la conclusione delle informazioni, poi vediamo se c'è qualche domanda. Intanto do lo stop alle domande perché non vorrei fare troppo tardi. Allora, vi avevo detto che c'era una cosa che riguardava il figlio di Trump, Barron Trump, una chicca interessante, una storia che sono sicuro che vi metterà tantissima curiosità. Tutti più o meno, guardando le scene della TV, dei social, eccetera, abbiamo visto crescere negli anni fino a diventare 1,97 m il figlio di Trump, che si chiama Barron. Ma molti lo chiamano Baron Trump, come Barone Trump. Adesso da qualche tempo circola la voce che Barron Trump fosse in realtà un viaggiatore del tempo, e qui molti si metteranno a ridere, si scompisceranno dalle risate. Ma perché?
di questa affermazione? Perché di questa leggenda metropolitana che sta prendendo forma e sta crescendo nell'ambiente? Esistono due libri, uno del 1893 e uno del 1900, scritti dallo stesso autore, che raccontano una storia. Nel 1893 viene scritto il libro Baron Trump's Marvelous Underground Journey, scusate la mia pronuncia in inglese, nel 1900 The Last President, cioè l'ultimo presidente. Il ragazzo protagonista dei due romanzi, tra virgolette, si chiama Baron Trump. Vive in un palazzo chiamato la Trump Tower e il suo mentore si chiama Don, abbreviativo di Donald. Sarebbe un outsider controverso che diventa presidente degli Stati Uniti causando una protesta di massa che lo porterà a essere l'ultimo presidente d'America. E questo avverrebbe, cioè si svolge, quindi il luogo dove si svolge questa scena e dove si troverebbe la Trump Tower del romanzo, è, guarda caso, la Fifth Avenue, dove si trova realmente la Trump Tower oggi. Una cosa che si aggiunge a tutte queste stranezze, che ovviamente dobbiamo prendere esattamente per quello che sono, delle stranezze raccontate in un libro che, anzi in due libri, che riportano dei nomi, eccetera, eccetera, dei luoghi, eccetera, eccetera, che però stranamente coincidono con quelli del mondo reale, dobbiamo inserire in questo contesto un altro dato. Lo zio di Trump, John Trump, era uno scienziato del MIT e in qualità di scienziato fu incaricato di studiare i documenti segreti che furono recuperati da Nikola Tesla proprio sui viaggi del tempo. Vedete come, per quanto possa essere qualcosa di strano, tutte le cose vanno a collimare. E andiamo naturalmente alle domande. Domenico, ritieni il Donaldone pericoloso perché ormai è vecchio, è all'ultimo giro di potere, quindi non avendo più niente da perdere? No, non credo che lui sia così vecchio, non credo nemmeno che lui non abbia più niente da perdere perché ha tanti familiari, ha un impero, è ricchissimo, quindi no. Tra l'altro è l'unico presidente degli Stati Uniti che non ha mai fatto una guerra ed è l'unico presidente degli Stati Uniti che quando è salito al governo ha rinunciato al suo stipendio perché non ne aveva bisogno. E quindi io non lo vedo come un personaggio così terrificante, sicuramente ha i suoi scheletri nell'armadio, sicuramente ha un sacco di processi aperti, ma finora non ne ha mai perso uno, finora è sempre stato scagionato. Io penso che lui seguirà la politica che ha detto di seguire, cioè quella di protezione del suo paese. Questo porterà sicuramente scompiglio nel resto del mondo perché, per esempio, in Europa ci troveremo in una situazione dove non ci sarà più la salvaguardia statunitense a proteggerci e ci dovremo arrangiare. Questo sicuramente porterà ad un accentuare di alcune situazioni di crisi, ma attenzione, lui è per la pace, lui non è per gli interventi, lui di qua e lui di là, ma ricordiamoci sempre che negli interessi per gli Stati Uniti che lui si appresta a difendere ci potrebbero un giorno essere anche quelli che coinvolgono altri paesi. Per quanto riguarda la nostra posizione, giusto per aprire e chiudere una parentesi, non mi piace mettere la geopolitica e la politica all'interno di queste cose, tutto quello che ho detto era finalizzato a specificare alcuni punti
importanti, salienti, che riguardano direttamente e indirettamente la situazione e alcuni misteri. Allora, è stato firmato un contratto tra Musk e il governo italiano di $1,5 miliardi di collaborazione tecnologica, e questo ha portato la Leonardo a guadagnare, se non ricordo male, addirittura il 30% a livello di non mi viene il nome, vabbè. Non ci fate caso. Andiamo avanti. Allora, è vero che con l'analisi del sangue fatto dall'IA, Trump e soci vorrebbero fare un vaccino cancro a base di RNA? A me non risulta nulla di questo. Anzi, ha abolito la vaccinazione di massa, ha messo Kennedy alla sanità per evitare lo sfruttamento delle persone per diciamo la sperimentazione farmacologica, ha aperto un'inchiesta sui vaccini a RNA, ha aperto un'inchiesta sui vaccini che possono portare alla nascita di bambini con disabilità mentali, e ha aperto un'indagine su Fauci e ha aperto, scusate, ho letto una comunicazione fatta da Bruno, quindi da Bruno mi sono fermato un secondo. Sono uno, quindi mi devo arrangiare, arrabattare a fare 2 o 3 cose in contemporanea. Quindi no, non mi risulta assolutamente, mi risulta che lui sia contrario ai vaccini RNA, perché vanno a modificare a livello genetico, perché non sono stati sufficientemente testati, eccetera. Al contrario, lui è favorevole all'utilizzo di tutta una serie di tecnologie che già aveva iniziato a portare negli Stati Uniti, tecnologie che sono nascoste da 20, 30, anche 40 e 50 anni, che servono invece a diagnosticare e curare determinate malattie, tra cui anche il cancro. E tra questi ci sono, per esempio, dei macchinari che valgono circa $6 milioni, io non mi ricordo come si chiamano, ma che servono a diagnosticare preventivamente, quindi prima della loro formazione, i tumori cerebrali, e addirittura possono curare fino al 90-95% dei casi, non ovviamente metastasizzati, eccetera. E di questo già quando era presidente la scorsa volta ne portò alcuni in una clinica degli Stati Uniti dalla Corea, la Corea del Sud, che è il paese che li produce. E si parlò anche dei famosi lettini quantici e cose di questo genere, quindi non credo proprio che ci siano questi rischi. Domanda di Daniel: dei letti quantistici sa qualcosa? Ecco, ti ho anticipato la risposta. Allo stato attuale no, ma all'epoca, 4 anni fa, prima della fine del mandato di Trump, si parlava che si stava già creando la prima struttura sul suolo americano con questi letti quantistici, ma non se n'è saputo poi più niente, perché tutto è finito nell'oblio. Domanda di Franco: una famiglia per funzionare ha bisogno di un'ottima gestione. Trump ha provato che la sua formula per la sua attività di businessman sta applicando i suoi principi ad una nazione. Cosa ne pensi? Famiglia per funzionare ha bisogno di che ognuno ha il suo ruolo, in parole povere, e deve fare la sua parte, la sua attività. Se ho capito bene, sì, sono perfettamente d'accordo, ma è un principio questo, credo, universale a livello filosofico e pratico pure. Cioè, è il principio quello anche del clan, della civiltà, cioè ognuno
ha il suo ruolo, ognuno fa la sua parte per il bene comune, ognuno ne trae un vantaggio e naturalmente va fatto nel migliore dei modi. Domanda da $1.000.000: credi che se queste entità decidessero di mostrarsi palesemente, i governi avrebbero la tecnologia per impedirlo? No. Credo che potrebbero provarle di tutto nella convinzione di poterlo fare, ma non credo che ci riuscirebbero. Ma non credo neanche che si paleseranno, non credo che ci sarà un contatto di qui a breve, credo che questa cosa continuerà a essere così com'è, a meno che non sfuma, diminuisce e si ritorna ad uno status precedente, cosa che non escludo. Tranne se non interviene qualcun altro. Quello che ho potuto constatare in questo periodo è che alla comparsa sempre maggiore di plasmoidi c'è stata un'improvvisa comparsa di oggetti tic-tac e soprattutto di oggetti fusiforme molto molto grandi. Inoltre c'è questa notizia che circola ormai in rete in continuazione, di cui ha parlato anche un noto ufologo statunitense, che il governo si starebbe preparando a ufficializzare l'arrivo di un'astronave madre gigantesca vicino agli Stati Uniti e che questa sarà una ops, cioè una operazione psicologica speciale. Ora, attenzione, questa voce sta circolando, oltre che nell'ambiente politico e nell'ambiente ufologico, anche tra i cittadini americani, in particolar modo proprio della California, quindi dall'altro lato del paese, mentre ci si poteva aspettare nel New Jersey, dove c'è questa accentuazione costante di eventi ufologici. E c'è la popolazione civile che sui social, su TikTok in particolar modo, ne parla costantemente, che c'è questa astronave in arrivo, che si paleserà, eccetera, eccetera. Ora, non ne sappiamo assolutamente nulla riguardo a questa cosa, sono solo voci, però vi invito anche a riflettere sull'affermazione che vi ho fatto vedere nella live di ieri della scienziata dell'astrofisica che lavora al CERN, che ci ha avvertiti che succederà qualcosa in questi giorni nei cieli degli Stati Uniti che sarà straordinario e che non può essere imputato allo stabilimento del CERN in quanto sarà chiuso. Quindi prestiamo attenzione a eventuali, perché secondo me non succederà nulla, ma prestiamo attenzione a eventuali cose che possono accadere. Domanda di Franco: la temperatura in San Diego in questo momento è solo di 21 gradi centigradi. Il proliferare degli incendi, perché sono chiaramente di tipo doloso, tu lo sai benissimo, Franco. Ok, mi stai spronando, diciamo, a parlare della cosa. Allora, come disse qualcuno, poco importa se a provocare gli incendi sono armi ad energia o imbecilli che appiccano il fuoco su ordine di qualcuno, sta di fatto che c'è una volontà per dei motivi precisi affinché questo avvenga in una modalità o nell'altra. Si dice, perché ho fatto delle ricerche apposite in rete ovunque, ma non sono riuscito a trovare un solo documento che realmente portasse avanti questa tesi, che nella città di Los Angeles era previsto nel 2028 l'inizio della costruzione di una prima città del futuro. Una città un po' particolare, super tecnologica, eccetera, eccetera. È strano che proprio nell'area dove dovrebbe nascere questa ipotetica città tecnologica è la zona più colpita dagli incendi, ed è quella che è stata completamente rasa al suolo. Però ribadisco che, seppur ci siano delle informazioni che circolano al riguardo, in realtà non ci sono documenti comprovanti. Domanda di Daniel: ho visto un video dove parlavano di un ingresso a Los Angeles ad un mondo sotterraneo abitato dai rettiliani, potrebbe avere con gli incendi? Allora Daniel, sinceramente non ne so nulla,
di questa cosa, non mi meraviglierebbe che se ne parla, però quello che posso dire è che secondo me questa cosa nasce da una verità, cioè che a Los Angeles, nell'area principale che ha bruciato, c'erano effettivamente dei tunnel che collegavano molte case tra di loro e che permettevano gli spostamenti degli adepti delle, diciamo, dei gruppi di incontro che facevano capo a personaggi noti che mi scoccia pure nominare, che sono stati sotto inchiesta, sotto inquisizione, eccetera, per pedofilia e tutta una serie di reati legati a Hollywood. È proprio per questo che una delle cose che è stata fatta subito, immediatamente da Donald Trump, è stato creare 3 ambasciatori tra gli attori statunitensi che tra l'altro avevano case a Los Angeles, tra cui Mel Gibson, il quale non dimentichiamo che oltre a essere un cristiano molto fanatico, ma non in senso negativo naturalmente, ha avuto bruciato la casa nell'incendio ed è una persona molto attiva proprio contro la pedofilia, contro il satanismo, eccetera, eccetera, che hanno preso piede in alcune zone degli Stati Uniti. Qui la chiudo perché si apre, se no, un mondo a cui, diciamo, accedere che neanche in 2 ore ne riusciremo a parlare. Domanda di Giulio: dietro a tutto questo esiste un governo ombra di cui anche il presidente degli USA è all'oscuro? Tu non pensi che loro sanno tutto? Allora Giulio, nessuno sa tutto. Chiariamo subito questo punto. Di ogni settore c'è almeno una persona che sa tutto, ma di ogni settore, ma sa tutto non esiste. Non esiste persona al mondo che sa tutto di tutto. Detto questo, Trump sono dal periodo di Kennedy che è contro il Deep State, quindi è chiaramente consapevole della presenza di un governo ombra, essendoci il Deep State, ed è una delle cose che lui vuole sconfiggere e annientare. Detto questo, se parliamo in riferimento naturalmente della questione UFO, eccetera, ricordiamoci, ne abbiamo parlato in una live, io in particolar modo, c'era anche Massimo, del custode, che è colui che detiene, unico in tutti gli Stati Uniti, accesso a tutte le informazioni di carattere ufologico custodite negli Stati Uniti. Ed è un agente della CIA che ha un livello di segretezza maggiore a tutti i personaggi della politica, dei militari e persino dei direttori della CIA stessa. È l'unico che può arrivare a determinate informazioni. Domanda di Davide: ho visto che girano diversi video recenti che dicono che CERN potrebbe aver aperto dei portali, possibile che vengano da lì questi UFO? Allora Davide, io stesso ho pubblicato una live su questo argomento un paio di mesi fa, ti invito a vederla perché parlo proprio della scienziata svizzera che ha tirato in ballo questo discorso. In realtà adesso con l'annuncio dell'altra scienziata dell'astrofisica del CERN, e se la riesco a beccare nuovamente c'è un'altra cosa detta da un altro scienziato del CERN, stanno aumentando le persone che parlano di questo discorso, ma si fanno riferimento ad entità che avrebbero attraversato per pochi istanti i portali eventuali e che avrebbero minacciato l'umanità. Non si parla né di oggetti, né di energie, né di niente che sarebbe uscito in quantità per rimanere nel nostro mondo. Quindi mi sento di escludere la possibilità che le sfere di plasma vengano da portali del CERN o di altri luoghi, ma secondo me erano già qui, come è stato detto in alcune puntate fa, e si trovano fuori dall'atmosfera. Allora, questa domanda in 2 parti abbiamo detto, quindi ricapitolando abbiamo un governo
che ci spaccerà tecnologie aliene create da intelligenza artificiale avanzata, poi con calma ci dirà che gli alieni esistono, sono reali, ma sono nemici. Inizio dell'Apocalisse. Allora, Enrico, in realtà io non ho detto nulla di questo, quindi spero di non aver detto male le cose ed essere stato frainteso. Allora, il governo degli Stati Uniti non dirà che sono tecnologie aliene, ma che sono tecnologie create dall'intelligenza artificiale. Ci darà a livello industriale delle tecnologie sviluppate da un'intelligenza artificiale, il cui sviluppo dell'intelligenza artificiale, non delle tecnologie, è ottenuto da retroingegneria. Che motivo avrebbe di dirci che l'intelligenza artificiale che usano per fare scoperte scientifiche è stata ottenuta da retroingegneria? Non c'è un motivo per farlo. A meno che non si arriverà alla disclosure del fenomeno UFO e quindi verranno dichiarati gli extraterrestri con la loro presenza, gli UFO in qualità di oggetti provenienti da altri mondi, interdimensionali, eccetera, e naturalmente una retroingegneria. A quel punto potrebbero anche dire che alcune delle cose già in uso, alcune delle cose in sviluppo, eccetera, siano frutto di quella retroingegneria e quindi un'ulteriore prova della presenza extraterrestre. Alla domanda siamo all'inizio dell'Apocalisse, ti dico, secondo gli esoteristi, in alcuni casi, non tutti, sì, siamo all'inizio dell'Apocalisse, ma siamo all'inizio dell'Apocalisse non per gli UFO e gli alieni, non per la retroingegneria e nemmeno per Trump, ma per tutta una serie di motivazioni che appunto sono esoteriche, occultistiche e appartengono al regno delle energie. Spero di aver chiarito per sommi capi questo concetto. Sono 1 ora e mezza che siamo qui, è ora di cena, quindi vi lascio andare a cenare. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me, spero di aver fatto cosa gradita con questa live, con tutte le curiosità, eccetera. Vi auguro buona cena, una buona serata a tutti, un ringraziamento a Bruno, a Franco, ad Agata, non ho visto se c'era Stefania, e ci vediamo con la live di domani sera con nuovi casi ufologici. Un abbraccio a tutti, ciao.